Ciao ragazzi, ben ritrovati su questo canale, io sono Stefano. Allora, mettetevi comodi perché oggi vi voglio portare con me in showroom e faremo insieme un'esperienza guidati dal mitico Leonardo, che ha creato per noi, ha messo su per noi un intero sistema, un intero sistema a 2 canali, e faremo un ascolto, ci racconterà un po' di cose dei vari brand che vedremo e appunto faremo poi un ascolto insieme, analizzeremo un po' il setup e vediamo pro, contro, come è stato costituito. Bene, veniamo alla richiesta principale, esattamente cosa gli ho chiesto. Allora, io gli ho chiesto di creare un sistema hi-fi che avesse 3 caratteristiche principali, ossia affascinante, quindi ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte, ormai i sistemi, i brand, insomma, creano veramente oggetti insomma di un certo calibro, di un certo fascino, e nei nostri living ormai non si può più far finta che il design non sia parte integrante di quello che andiamo ad acquistare, che andiamo ad installare. Quindi dovranno essere prodotti affascinanti dal punto di vista visivo estetico, quindi messi giù bene, semplici da pilotare e da gestire, quindi ormai siamo tutti di fretta, siamo tutti in movimento, quindi c'è bisogno di sistemi, di prodotti che siano facili sia da installare, sia da gestire in termini di spazio, sia ovviamente da pilotare, quindi musica liquida, vedremo anche il mondo del CD integrato, eccetera, insomma non vi spoilerò niente. Per terza caratteristica, ovviamente un sistema performante. Ormai siamo abituati a diversi generi musicali, un po' con la musica liquida, un po' insomma col mondo di oggi ci siamo abituati a mettere un po' di tutto nei nostri impianti, quindi il sistema doveva rispondere a diversi generi nel modo più ovviamente insomma performante possibile, ok? Quindi design, performance e controllo, queste 3 caratteristiche. Ok, vediamo cosa ci ha preparato Leonardo. Allora, oggi sentiamo le BMW 703 S3 con i Marantz, ultimi usciti, sono il CD50N per quanto riguarda la sorgente e il Model 50 per quanto riguarda l'amplificatore. Il cablaggio sarà tutto wireward, che lo sto approntando in questo momento, quindi cavi wireward, e cercheremo un po' di spiegare quali sono un po' le caratteristiche o perché comunque è un impianto molto interessante. Ok, bene, avete visto allora Bauer & Wilkins, le 703 S3, l'ultima generazione. Vedremo in un altro video un piccolo focus su questo diffusore perché merita. Sicuramente dal punto di vista del design già ci siamo, insomma BMW decisamente una delle aziende più affascinanti da questo punto di vista. Come secondo step, il mondo Marantz, le ultime serie hanno rifatto completamente la parte estetica, quindi con questi frontali molto molto belli, e la parte tecnologica è veramente stata anche questa rivoluzionata, e ci sono adesso diversi step a cui possiamo, diciamo, accedere in base alle nostre caratteristiche. Il Model 50 è uno degli ultimi arrivati, è un puro amplificatore, a differenza delle ultime macchine che avevano all'interno anche la parte di streaming, associata al CD50N, dove invece il network, la parte di streaming, è all'interno. Ecco perché questo, perché Marantz sta cercando di dare tutti gli strumenti possibili a ogni appassionato, quindi c'è chi è solo ormai in musica liquida, quindi abbiamo diversi prodotti con solo l'amplificatore e all'interno lo streamer, come ad esempio il Model 40N, oppure come in questo caso ci ridanno tutta la catena, quindi amplificatore puro, lettore CD e lo streamer all'interno, e anche il preamplificatore fono. Sentiamo altre 2 descrizioni da Leonardo. Queste qua sono delle casse a 3 vie con 2 woofer, poi c'è la sorella maggiore che ne ha 3. La cosa carina di queste è che si adattano ad ambienti domestici, diciamo da 25-30 metri quadri.
E secondo me sono anche molto ben bilanciate, nel senso che a livello di resa per il costo sono delle casse veramente interessanti, soprattutto quando abbinate magari elettroniche buone, come ad esempio i Marantz che useremo oggi. Ecco. Questo è un amplificatore molto interessante, è il Model 50, è una novità di pochi mesi e va a sostituire il modello PM8006, che era un modello che ha fatto molto successo e questa, diciamo, ne è l'evoluzione sia a livello di componentistica che di estetica soprattutto. Infatti la prima cosa che notate è questo nuovo frontale della Marantz. Tra l'altro amplificatore molto apprezzato perché ha la possibilità di regolare i toni, che è una cosa che non tutti gli amplificatori oggi fanno. Bene, quindi il Marantz 50, Model 50, è un 70 watt in classe B, a differenza appunto degli ultimi arrivati che sfruttavano la classe D per tirare fuori il più possibile. Qui si è tornati alla classe B per garantire diciamo un suono assolutamente come Marantz ci ha abituato in tutti questi ormai decenni, quindi un passo apparentemente indietro che in realtà insomma hanno puntato sul classico ma di qualità, il più possibile semplificando la circuitazione. Benissimo, vedremo dopo se sono abbastanza questi 70 watt, se insomma sono stati all'altezza della situazione. Bene, dicevamo un Model 50N, il Model CD 50N, una macchina veramente solida, robusta per chi ancora vuole affidarsi a un supporto, insomma ormai ha mi sembra più di 50 anni, adesso faccio due conti al volo, quindi un supporto che ci ha accompagnato per parecchio tempo, che però vuole immergersi, insomma iniziare a mettere un piede nel mondo della musica liquida, per cui la tecnologia all'interno del Model 50N, del Model CD50N, è la stessa delle altre macchine Marantz, quindi applicazione EOS all'interno, e quindi possiamo inviare i segnali da ormai insomma quasi tutte le piattaforme streaming, quindi Spotify, Qobuz, Tidal, Deezer e così via, o sfruttando appunto i vari abbonamenti o le modalità AirPlay per chi ha Apple, Chromecast e così via. Quindi l'intera accoppiata è dedicata a chi non vuole, diciamo, farsi mancare assolutamente niente. Come ci ha accennato Leonardo, c'è una bella scheda fono all'interno e quindi possiamo andare a collegare, vi ricordo che anche Marantz ha il suo giradischi, oppure insomma andare a collegare il nostro brand preferito di analogico. Ok, facciamo un gradino oltre, vediamo come è connesso questo impianto. Ora sulla sorgente, lo Stratus sull'amplificatore, quindi il più bello sulla sorgente piuttosto. Sì, abbiamo notato nel corso degli anni che effettivamente l'effetto maggiore dei cavi lo si ha soprattutto sulla sorgente, che è un po' la testa di tutto, nel senso comincia da lì e poi da lì a scendere c'è tutto il resto. Bene, Wireworld è entrato a far parte della nostra scuderia di brand da poco tempo, ma in realtà il brand è in voga, insomma è conosciuto veramente da almeno un paio di decenni. Wireworld è uno dei brand veramente più all'avanguardia, ha più di 10 brevetti sul mondo dei cavi e quindi veramente ogni cavo, anche a distanza di poco prezzo l'uno dall'altro, quindi apparentemente simili, in realtà hanno tecnologie specifiche diverse. In questo caso abbiamo utilizzato, come avete visto, l'Aurora, quindi il secondo gradino in termini di alimentazione sul CD, come diceva Leonardo. La sorgente è la testa dell'impianto e quindi se mettiamo a disposizione tanta corrente della testa, diciamo se curiamo la testa, tutto il resto ne guadagna. E poi abbiamo utilizzato invece il cavo di alimentazione Stratus, in questo caso sul Model 50, sull'amplificatore. Bene, la differenza già tra questi due è rame OCC nel caso di Aurora, OFC, quindi un gradino in meno
nel caso di Wireworld. In qualche video, nel caso di Wireworld Stratus. In qualche video successivo andremo ad analizzare i vari brevetti e le tecnologie specifiche dei cavi Wireworld. Vedete che hanno delle forme geometriche strane, hanno dei conduttori anche questi sotto brevetto, degli isolanti isolanti sotto brevetto insieme alla forma e alla disposizione dei conduttori, insomma veramente un brand super all'avanguardia. Ok, ma andiamo avanti. Adesso niente, collego il cavo. Se avete anche un cercafase potete anche metterlo in fase. Spiegaci bene che cos'è questa cosa della fase, perché ancora sui gruppi Facebook ancora qualcuno non sa cos'è la fase. Ma in generale si tratta di mettere in condizioni ideali l'alimentazione dell'apparecchio, quindi per convenzione si sa già dove gli apparecchi hanno la fase, e quindi si può con un cacciavite da pochi euro, senza possibilmente rimanere fulminati, cercare la fase nell'impianto e ovviamente anche i cavi di segnale. In questo caso abbiamo utilizzato un Oasis. Allora va bene, andiamo all'ascolto, andiamo un po' alla demo, dopo vi racconto le mie sensazioni, i miei pensieri alla fine dell'ascolto. Bene, allora, visto che questo è uno streamer, useremo l'app di EOS che con il nostro server interno, e ascolteremo alcuni brani. Di solito, nelle sessioni d'ascolto facciamo magari un brano di classica, un brano di jazz e un brano un po' più pimpante di rock o musica elettronica. Adesso poi nella seconda parte useremo anche un lettore CD per vedere un po', confrontare le due prestazioni. Bene, le demo, quando facciamo questo tipo di ascolto utilizziamo diverse piattaforme, le utilizziamo più o meno tutte, o comunque sicuramente Spotify e Qobuz. Sì, qualcuno storcerà il naso, allora Spotify lo utilizziamo sempre perché è l'elemento più tecnologico, è l'applicazione più tecnologica in assoluto, quindi la maggior parte della gente ha Spotify. Se andiamo su brani, su una ricerca fatta bene di brani fatti bene, è già un'ottima pasta. Dopo da lì si può assolutamente ci eleviamo e ci portiamo più su con Qobuz, con Tidal o con brani direttamente da release. Ok, cerchiamo adesso di capire come è stato questo tipo di ascolto e cosa poteva andare meglio, cosa è andato bene, cosa ci si poteva migliorare, vediamo un po'. Bene, iniziamo subito. Allora, nel mondo jazz, quando abbiamo iniziato da brani morbidi, la cosa che subito si è messa in luce è la particolarità dei tweeter dell'ultima generazione di Bauer & Wilkins. Quindi scena molto ampia ma molto molto focalizzata al centro, quindi la voce di Annette Askvik era proprio in mezzo, veramente in mezzo al nostro setup. Se avete notato, la sala non è una sala super acusticamente trattata, è una sala molto normale, quindi carina, con i mobili, sono una sala normale. Quindi nonostante non ci siano appunto magie particolari, la scena, queste casse sono veramente in grado di tirar fuori una scena 3D tridimensionale notevole, e questo è merito sicuramente del tweeter, appunto della nuova generazione BEV, e poi ovviamente del resto del diffusore modernizzato. Bene, la sala, come avete visto, è un 3x5, 3x6 forse, non è grandissima, non è piccola, per cui insomma perfetta, devo dire, per questo genere di diffusore. Allora, inizialmente
acceso, insomma appena acceso, messi i 2 primi brani, ecco, a livello di corrente forse sembrava mancasse qualcosa in effetti, quindi c'era bisogno di spingere un po' più su il potenziometro per tirar fuori in effetti un segnale, una scena sonora adeguata. In realtà dopo più o meno 20 minuti, una mezz'oretta, quindi con un po' di calore, un po' di riscaldamento, un po' di warm up, il Marantz si è praticamente veramente letteralmente trasformato, quindi da lì in poi abbiamo sentito decisamente un'altra spinta, proprio si sente notevolmente. Quindi questo 70 watt è assolutamente all'altezza di diffusori del genere, nonostante la serie 700 sia quasi l'ultimo gradino, quindi ha bisogno in effetti di corrente per essere spinta. Marantz è il suo diretto partner, quindi l'accoppiata funziona sempre. Per i più esigenti forse vi consiglio magari di passare a quello superiore e quindi avere ancora più corrente e spingere veramente al meglio possibile questo tipo di diffusore di prodotto. Però per quanto ho ascoltato, anche con questo setup ci si porta a casa veramente una bellissima combinazione. Un'altra particolarità ovviamente sono proprio i cavi di alimentazione. Non abbiamo esagerato con le connessioni, abbiamo preso cose così per iniziare a capire insieme dove si può andare a finire. Ecco, sicuramente consiglio di salire un po' di gradini nella scala Wireworld, almeno alla serie Electra, che è quella appena dopo, diciamo il terzo gradino. Il terzo o quarto gradino è perfetto per questa serie, per questo setup, perché appunto avere più corrente con diffusori di questa impetuosità è fondamentale, quindi dobbiamo assolutamente investire su quel lato. Veniamo alle ultime tipologie di brani, quelli un po' più corposi. Qui è successa una cosa particolare, ossia veramente abbiamo percepito come B&W concepisce il mondo dei bassi e del punch. Come dicevo prima, queste casse hanno veramente tanto punch, quindi un basso corposo ma controllato, veloce, quindi non ci sono risonanze all'interno della stanza, non ci sono code, e qualunque brano siamo andati poi a inserire, qualsiasi brano un po' movimentato veramente tirava fuori un effetto live incredibile. La voglia, il desiderio che veniva fuori era quello di continuare ad alzare. Ecco, quando succede questo di solito è una cosa molto molto positiva. Bene, per concludere oggi, allora riassumiamo, per cui casse molto impetuose, veloci, punch assolutamente, richiedono corrente, per cui Marantz e Model CD sono veramente un bel setup. Vi consiglio di fare il gradino successivo per essere veramente al top per sempre, non avere nessun tipo di problemi. Stesso discorso con i cavi, quindi ricordate che i cavi non sono un accessorio ma sono parte di un sistema high-end a tutti gli effetti. Investire sui cavi vuol dire avere ancora più energia senza toccare l'impianto. Se non ci credete, a brevissimo, fra 2 settimane avremo un evento con Nordost, oppure venite in showroom e faremo qualche test proprio con Wireworld ad esempio, o con altri brand di cavi. Cambiare un cavo vuol dire trasformare l'impianto, per cui ecco, dal punto di vista corrente sistema, ecco, andando un po' più in su veramente si raggiungono livelli notevoli. Benissimo, io vi lascio al prossimo video, un'altra esperienza, stavolta nella sala British con Name, Rega, Arbet, quindi un tema totalmente diverso. Lì staremo un po' più sul classico e vediamo anche lì cosa succede. Ci vediamo al prossimo video o direttamente in showroom, io vi aspetto. Ciao ragazzi, a prestissimo.